running to get a train in Kazakhstan, running to get a train in Russia, running to get a train in Europe. But did I make it all the way back? You might know me from the documentary on this channel about the 9,000 kilometers journey by bike from Amsterdam to China. But once I got there, well, I had to come back. My desire for adventure wasn't over, and I didn't want to reduce all those kilometers to a single flight. So I decided to return by train, one of the most famous trains in the world, the trans-Siberian. Sometimes I will speak in Italian, but stay with me. I crossed 9 countries and nothing could have prepared me for the Russian border controls. From the very beginning, China was incredibly welcoming. The days I spent in Xinjiang, where the Uyghurs live, were deeply spiritual. After such a long journey, I spent long nights lost in my thoughts. And there, I discovered that in China, in the dark, you can find ghosts running around the streets. Let's do a little review of the place where you lie. It is not very wide. As you can see, my fins that I have inside of my feet collide directly with the front wall. Clearly, I am surrounded by these Turkic Chinese men. But then, what we can show is the beautiful embroidered pillow and blankets. Yeah. After just 10 days, it is the moment for me to leave China by bus to Kazakhstan. Le frontiere quelle sobrie. Ne ho viste tante raga, ma la frontiera cinese col Kazakistan è something different. Fa cagare, però. Vieni Timur, vieni. Timur, incontrato sul Pamir e mi ospita a casa sua, mi fa vedere la città, posto incredibile. What do you want to say to Italy? Very nice to meet you guys. Forza Italia. 130 sono Toyota Corolla. Come on, Atalanta! Yes! Abbiamo abbandonato la bici con tanti piani, tante lacrime. Quella dalle mie spalle è il treno per Astana. Astana è un po' come Dubai, è la Dubai del centro Asia. Hanno un sacco di petrolio, hanno fatto una città nuova, capitale del 97, quindi priva di storia. Però hanno deciso di fare allegramente tutti questi grattacieli. La cosa interessante è che qua tutto è stato fatto dal presidente, il primo presidente, eccetera. Quindi ora addirittura hanno un posto in cui puoi mettere la mano e esprimere un desiderio. Qua siamo alla frutta, solamente la mano del presidente, manco fosse Dio. Questo invece è più interessante, tutte le firme dei capi religiosi del mondo. Comunque approfitto di questo bellissimo panorama offerto dal presidente per poter fare un ragionamento che voglio fare in realtà da un po' di tempo, perché da quanto ho lasciato l'Europa ormai da mesi che succede che molte persone che incontro, dopo aver parlato magari dopo una serata così, dicono cavoli, però la mentalità europea è molto più aperta, siete molto più liberi. Chiaramente, indubbiamente è vero, siamo più liberi di fare un sacco di cose, ma la usiamo questa libertà? Cioè la domanda è, quanti la usano davvero? E quanti invece decidono di rimanere seduti alla scrivania per tutta la vita? Se questa libertà... Raga, guardate che qui c'è una cultura diffusa di persone che accolgono indipendentemente da tu chi sia, sono gentili, prima con la persona che con il personaggio. In Europa non è così. In Europa ti passa davanti un turista e ti dici goodbye, o meglio, cerchi di tirar fuori, di spilare più soldi possibile.
in questo volo di un'ora da Astana a Novosibirsk, una città siberiana che è un'ora da qua. Ci avrei messo pochissimo in treno, però il confine non è aperto per me. L'unico confine aperto è il confine aereo, quindi devo volare, sbatti, le robe. Allora raga, nessun controllo zaino, coltelli ancora qui, siamo dentro. Ed ecco la ridente stazione di Novosibirsk, da cui domani si parte ragazzi. Ce l'ho fatta di un pelo, sono stanchissimo, non ho cambiato i soldi, non ho fatto un cazzo. Sono riuscito a saltare su in prima classe, però io sono in terza classe, quindi ora devo camminarmi tutto il treno. E più vado avanti, più i letti diventano piccoli, Pause di circa mezz'oretta in cui uno può andare, vedere un attimo i monumenti, ma soprattutto andare a rifocillarsi al supermercato. Ho pochissimi soldi, devo capire se mi basteranno, comunque qualcosa mi posso mangiare, dai. Pranzo di oggi, pane e miele, soldi finiti, €1 mi rimane. Ora ho visto una banca non lontano dalla stazione, però ho solamente 16 minuti, quindi proverò a correre come Dio comanda. Nel caso in cui mi rigettassero e non trovassi i soldi e tutt'al più perdessi il treno, sarebbero, come si suol dire, delle grandi grosse bestemmie. Mi sono fatto la classica corsa del dannato per cambiare i soldi, arrivo lì, non che avevano i soldi, quindi ora torno indietro. La questione è molto semplice, non ho più soldi, addirittura non ho mai cambiato da quando sono in Russia. Sono riuscito a vivere per 2 giorni e ora sto andando avanti a pane e formaggio. La colazione del campione, 3 pomodori mentre il treno scorre. E questa raga è la ridente stazione di Kirov. Cazzo raga, sono riuscito a prendere il pane e ora si corre e mi rimangono addirittura 70 centesimi. Raga, uno dei posti più iconici del mondo, il GUP, il museo di storia naturale, anzi il museo di storia e basta, il Cremlino con il mausoleo di Lenin, la piazza rossa ragazzi, il rosso alla piazza rossa, wow. Tutta la settimana Chieva, la domenica Chieva. I don't wanna talk about it.
Quella è l'Unione Europea. Questo è la Russia e quella è una piccola nave della Marina Militare. E ragazzi miei, mi si aprono le porte dell'Europa. Sul tornado. Comunque ragazzi, qualche riflessione sulla Russia. Io e i pezzi di scacchi. Sinceramente è un paese in cui non si sente la guerra, per come l'ho vissuta io. È un paese in cui c'è un dittatore, in cui le persone non sono libere di parlare di politica in pubblico, ma neanche nel privato più di tanto. In realtà mi è sembrato che non si volessero sbilanciare, mentre per esempio in Cina ho incontrato tante persone che volevano sbilanciarsi, però nella loro vita quotidiana davvero non c'è nulla che mi abbia fatto pensare c'è la guerra qui, se non il fatto che una signora mi abbia fatto il gesto dell'abbraccio quando si parlava di Europa e Russia, cioè voleva dirmi guarda che siamo compagni, siamo nella stessa barca. La Russia è Europa e me ne sono accorto appena sono andato a Mosca. Questa parte di Russia chiaramente, la parte degli Urali, e l'Europa non è un'Unione Europea, esattamente come loro hanno una guerra di confine, noi abbiamo una guerra di confine. Comunque, il mio amico cosa ne pensa? Ecco, una cosa che posso dire è: i russi non sono un popolo di chiacchieroni. Lui è estone, non è russo. Allora raga, Tallinn, città del 18. Piccolina, raccolta, però con tanto da dare e tanto da dire soprattutto. Ho 2 giorni per arrivare a Varsavia e li farò in autostop. Non si ferma nessuno, ragazzi. È una tragedia. Tutti col macchinone, con l'Audi, col BMW. Però mi prendevano su in Iran quando avevano le auto del cazzo. E lì in massimo 5 minuti. Maledetta la proprietà privata. Maledetto John Locke che disse: se un uomo mischia il sudore con la terra diventa la sua terra. Ma vaffanculo. Un solo filosofo ha cambiato per sempre in negativo la storia di questo mondo. Se non avessi teorizzato questa cazzata della proprietà privata, io ora penso che avrei già preso un bellissimo passaggio. Invece sto qua in mezzo alle BMW, in mezzo all'Alfa Romeo, in mezzo alle Mazda, le auto belle da Dio, e nessuno mi prende. Questo qua mi prende? No. I cosiddetti musoni nord europei non mi hanno preso. Guarda il tempo di Varsavia, non si vede neanche la cima. Bello però. Mi sono fatto le classiche 3 ore nel caffè della stazione, l'unico aperto, ho chillato come si suol dire, c'avevo anche il wifi, ho fatto un po' di video per questo canale che ragazzi abbiamo 300 iscritti, si vola E per il pisolino pomeridiano Mela mi ospita, e anche per il pisolino notturno della tutta, però ragazzi, l'ultimo giorno di viaggio inizia qui. Ora si va in stazione degli autobus per andare in autobus a Berlino. It's the other one! Cazzo! Stasera sono ad Amsterdam, non me ne rendo neanche conto. Sono anche un po' preso male riguardo a questo, e forse il fatto che ho dormito un'ora non aiuta. Che cazzo di... Anche a Berlino ho dovuto correre come un dannato. Non vedrò nulla della città, se non
la metro per andare alla stazione. Locomotiva olandese, vagoni tedeschi. È come l'Europa, ragazzi. E 5 mesi e 2 settimane dopo si torna in piazza Dam, dove tutto è iniziato. Sono un po' triste, però questo è solo l'inizio, non è la fine. Goodbye. Funny, handsome, strong. No, the third one must be true.